Allora, Antonella, come mai questo nome Svuota Cantine? Svuota cantine me l'hai dato tu il nome. Svuota cantine perché diciamo che mi ha identificato come qualcuno che deve andare nelle cantine, tirare fuori tutto quello di vecchio che c'è e che abbiamo, perché la vita è movimento, la vita è cambiamento e di conseguenza se non andiamo a svuotare la cantina che ognuno di noi ha, non possiamo far nascere il nuovo. E visto che l'argomento di stasera comunque è la morte, e anche la morte è intesa in un senso fisico, ok? Ma la morte è anche quando noi abbandoniamo delle parti di noi stessi, quindi lo svuotacantine direi che ci sta particolarmente, perché il mio compito è comunque, vabbè, sono sempre stata affascinata molto dalla morte. Da piccola volevo morire un pochino solo e poi tornare qua per spiegare, per capire cosa c'era e poi tornare qua. E quindi questa cosa poi nel tempo si è un po' mitigata, ho fatto anche l'accompagnamento spirituale alla morte e poi con la nascita di questi libri dove ci sono dei personaggi che hanno vissuto sulla Terra e che non hanno potuto raccontarsi quando erano in vita e lo fanno adesso, che sono già in un'altra dimensione e di conseguenza ci aiutano, cercano di aiutarci a risolvere tante cose prima che sopraggiunga la nostra morte fisica. E questo vuol dire svuotare tutte le nostre cantine, perché dobbiamo morire il più puliti possibile. Ecco, lasciarci andare sotto vari aspetti, quindi ci sta svuota cantine, dai. Ma poi lasci svuota cantine, sì, come nome. Hai mai sentito una voce sussurrare il tuo nome nel silenzio della notte? Un bisbiglio carico di amore proveniente da un mondo che non vedi più? Loro sono qui, oltre il velo dell'invisibile, pronti a raccontarti le loro storie, a condividere la loro saggezza e a donarti un messaggio di speranza e di pace. Apri il tuo cuore alle toccanti testimonianze di chi ha varcato la soglia dell'eternità. Scoprirai che la morte non è una fine, ma una straordinaria metamorfosi, un viaggio verso una nuova forma di esistenza. Lasciati guidare da queste pagine e inizia a vivere una vita piena di significato, consapevole che non sei mai solo, perché l'amore non conosce confini. In questo libro Antonella Maritain ci guida in un viaggio straordinario oltre i confini della realtà tangibile, esplorando dimensioni sottili e connettendosi con anime che hanno superato il velo della vita terrena. Le storie qui raccolte offrono preziosi insegnamenti su temi universali come l'amore, la perdita e la trasformazione. Queste testimonianze ci invitano a riflettere sulla nostra essenza più profonda, donandoci un messaggio di speranza e redenzione per affrontare il viaggio della vita con una nuova consapevolezza e serenità. Un'opera che illumina il cuore, aiutandoci a vedere oltre il visibile e a riconoscere la connessione tra tutte le anime. E allora il viaggio non è più verso l'ignoto, ma verso una parte di noi stessi che riconosce la continuità della vita in ogni sua forma, trasformando la paura in consapevolezza luminosa. Le anime che abitano queste storie sono pronte ad accogliere chiunque voglia affacciarsi al di là della soglia. Loro ci sono, cercatele e le troverete. Adele, vai tu? Vai. Allora, io ho fatto dei percorsi di preparazione, dei percorsi di tanatologia, proprio per l'accompagnamento dell'ultimo, diciamo, di che passa il velo. È un percorso che ho scelto di fare perché sin da bambina non ho mai avuto paura della morte, ero una bambina già anomala allora, Esatto. e ho sempre pensato che fosse una cosa naturale.
E quindi ci sono delle persone che secondo me sono naturalmente portate per fare questo accompagnamento, quindi sostegno alla famiglia e accompagnamento a chi non sono l'unica, ci sono molte persone che fanno questa cosa, senza contare, allora diciamo i testi di riferimento sono sicuramente il Bardo Todol dei monaci tibetani, perché lì sono spiegati tutti i passaggi e insomma conoscendo quel libro io direi quasi in maniera scientifica ti aiuta a fare gli ultimi passi. Poi i miei riferimenti sono sicuramente i libri steineriani, teosofici, tutta questa, diciamo, questo filone qua. Anche se devo dire che, per esempio, conoscendo poi il libro dei monaci tibetani, capisci che qualsiasi religione alla fine parla quasi delle stesse cose. Ecco, io non a caso, per esempio, adesso a gennaio faremo un corso spiritualità e religione alla Libera Università proprio per vedere che cosa hanno in comune tutti i culti. Perché una volta che tu li conosci e riesci a vedere che cosa li accomuna, alla fine capisci che insomma magari cambiano le parole, cioè come vengono denominate le varie fasi e tutte le varie cose, però la via è quella e tutti i popoli di tutte le epoche hanno fatto determinati step. Quindi se tu la vedi così, poi cioè la morte capisci che, io lo dico sempre, la definisco una grande truffa, la paura della morte, perché la morte in realtà è solo un passaggio di stato. Quindi è come dire che l'acqua quando diventa gassosa ha paura, oppure quando diventa ghiaccio ha paura. No, è una cosa naturale, un passaggio di stato. Se noi fossimo dall'infanzia educati a questo passaggio, lo vivremmo con serenità. Certo. Esatto. Sono pienamente d'accordo con te, anche se la morte è il più grande mistero, da quando c'è l'uomo esiste, ovviamente. Non voglio togliere troppo tempo ad Antonella. Mai avrei pensato nella mia vita di occuparmi di bambini, mai. Se uno me l'avesse detto che prima dei 40 anni io ho sempre fatto spettacolo, quindi una volta che sono diventata madre ho pensato di licenziarmi. Questo è proprio perché sapevo che non avrei avuto un'altra chance. E quindi mi sono dedicata completamente alla maternità e man mano che cresceva mia figlia mi rendevo conto che lei andava in una scuola che non era la scuola dove ero andata io, nel senso, io avevo un ricordo meraviglioso delle mie maestre, io mi sono presa tutte le mie lauree perché a me piace studiare, non l'ho mai vissuto la scuola come un tormento. Invece appunto mia figlia ogni mattina mi diceva ma devo andare anche oggi? E io dicevo ma come mai? Io fremevo per andare via. E allora ho cercato di capire, allora partendo dal fatto che non ho mai pensato che il problema lo avesse mia figlia, perché mia figlia a scuola era una bambina curiosa, faceva un sacco di cose, quindi non poteva essere la bambina che mi veniva descritta. Allora ho pensato, e poi avevo ragione, che il problema fosse la scuola. Per cui mi sono documentata, ho studiato, ecco perché anche tutti i miei studi ulteriori, perché ho capito che era possibile avere una scuola diversa da quella che ci venne, diciamo, propagandata come unica scuola possibile, cioè quella pubblica. E questo, tutta l'esperienza che ho fatto una formazione Montessori, mi sono letta tutti i libri di Steiner, sono andata a visitare tutte le scuole libertarie, quindi diciamo che ho, come avete capito, un bel caratteraccio, cioè quando credo in una cosa poi io vado fino in fondo, alla fine mi si è aperto un mondo e veramente ho avuto la conferma che non era mia figlia che andava male, cioè non è che andava male a scuola, non le piaceva andare a scuola, era che quella scuola che io ricordavo non esisteva più. Per cui hanno cominciato, una volta che mi sono laureata, hanno cominciato a portarmi bambini disperati
bambini a cui venivano strappati i disegni, bambini che appunto non volevano più andare a scuola, e io ho cominciato a sostenere genitori ed educatori, perché anche gli educatori sono andati in crisi con questa scuola, in quanto fra il loro sentire il mestiere di educatore come una missione e quello che invece devono vivere andando nelle scuole, c'è proprio di mezzo un baratro, capito? Cui è nato proprio tutto un movimento, grazie al mio libro, il mio primo libro, Pedagogia, un'arte in divenire. Sono stata chiamata da genitori, educatori di tutta Italia, per cui abbiamo strutturato col mio staff un percorso per decondizionare genitori ed educatori che vogliono diciamo far uscire oppure non far entrare i bambini nel recinto della scuola tradizionale. Va bene? Però per fare questo bisogna strutturarsi, perché diciamo un po' ultimamente mi sto riappassionando a Ulisse. Effettivamente andare a scuola è un po' vivere tutto il travaglio che ha avuto Ulisse in tutti i suoi viaggi, mostre di qua, mostre di là, cioè la scuola ti presenta questo tipo di facciata. Sono contenta, stasera c'è da festeggiare tante cose, perché stiamo entrando nel nostro 10° anno di attività. Nel frattempo è nata, oltre a Scuola Gire, che è questo percorso di decondizionamento, è nata anche la Libera Università, proprio perché crediamo che l'unica cosa che rende libero gli esseri umani sia la conoscenza, quella che taglia le catene agli esseri umani, ecco. E da quello è nata la Libera Università. Noi abbiamo anche una compagnia di teatro, tra l'altro, che facciamo teatro evolutivo. Da un anno abbiamo diciamo creato uno spazio dove creare i nostri libri, perché chiaramente i genitori ed educatori ci dicono: ok, non dobbiamo usare i libri della scuola pubblica. Che cosa usiamo? A casa con i bambini o nelle scuole parentali, per cui abbiamo creato, diciamo, questo piccolo spazio dove creiamo libri per genitori ed educatori che appunto non vogliono seguire diciamo, i dettami del mainstream. L'ultimo libro che è appena uscito è L'Aldilà, scritto dai bambini, che è composto da disegni e pensieri. Abbiamo fatto tutto un lavoro laboratoriale con i bambini in cui ci hanno raccontato loro, secondo loro, che cos'è l'aldilà. Perché una cosa c'è da dire, i bambini noi non li ascoltiamo abbastanza. Noi non abbiamo fatto altro che leggere loro delle fiabe e abbiamo fatto in modo che loro ci raccontassero la loro visione. L'azione pedagogica di fare emergere il concetto della morte e dei mondi dello spirito ha una importanza cruciale per il futuro. È sempre più necessario per tutti noi ricordarci della nostra origine di esseri spirituali che fanno un cammino di conoscenza venendo ad incarnarsi sulla terra. È giunto il tempo in cui il ricordo di chi siamo è diventato la vera chiave della nostra liberazione interiore. Questo ricordo è adesso la base fondante su cui si può realmente costruire un nuovo modello di società fondato su valori morali comuni a tutti gli uomini, sul buono, sul bello, sul vero, sulla creatività, sull'amore, sulla libertà. Ecco perché educare i bambini alla realtà dei mondi dello spirito, ad approfondirne il ricordo, a studiarne le descrizioni che alcune preziose voci ci hanno lasciato come dono di crescita, significa creare le basi di un nuovo mondo. Al mondo cattolico, visto come base, devo tanto, perché in effetti non è che sono un bigotto o un prete, comunque io non andavo benissimo a scuola e i miei genitori non parlavano bene di me, per loro ero colui che non era capace di fare certe cose. Infatti poi
aver scritto 2 libri, insomma ha sconvolto tantissimo mia mamma. E l'azione cattolica che ci andavo là perché c'era un oratorio e mi piacevano le ragazze, ce lo dico proprio così, mi hanno fatto incontrare degli educatori che mi hanno mostrato delle parti che io stesso non vedevo perché i miei genitori non mi facevano vedere. E allora certe cose le puoi trovare ovunque. Oggi ringrazio quelle persone, ma poi sono stato anche io una persona del genere, perché a parte l'essere padre, cioè, ho 30 anni di storia come educatore di strada, sono stato responsabile di comunità, mi sono occupato di immigrati, centro di prima accoglienza, insomma, ne ho fatte tantissime. Sono stato educatore di ragazze in una struttura di ragazze abusate, cioè veramente in 30 anni ho avuto tantissime esperienze. E, tra virgolette, io sono sistemico relazionale, cioè nel senso che è una parola difficile per dire quello che ha detto Adele, cioè nel senso che vanno educati i genitori, perché poi una volta che il genitore è fatto in un certo modo, detto in altri termini, il frutto non cade mai lontano dall'albero, no? Cioè se l'albero perché poi sociologia, psicologia sono tutte in effetti il riordino dei luoghi comuni. Cioè io ho imparato nella didattica di strada, ho imparato con gli educatori buoni, quindi poi la laurea prendendola tardi, cioè nel senso non è che l'ho presa tardi, mi sono iscritto anche presto, però poi ho sempre lavorato e quindi stando avevo difficoltà a dare gli esami, eccetera. Poi a un certo punto, maturato mentalmente, mi sono messo ma mi è sembrato poi facile perché tutto quello che avevo acquisito poi in 30 anni insomma di lavoro mi è sembrato semplice, insomma, già avevo i capelli bianchi perché i capelli bianchi ce l'ho da quando avevo 23 anni. Hanno complicata molto comunque le religioni. Le religioni servono agli uomini per darsi una direzione, ovviamente. Quindi qualsiasi religione, come dicevi tu, comunque un po' si accumula. Però sai, la nostra, la paura dell'inferno, del purgatorio, del paradiso, ah, che bello, eccetera, il peccato, quindi non peccare, vai a confessarti. Tutte queste cose ci hanno bloccato, quindi hanno immesso in noi tanta e tanta paura. E la morte comunque, come la nascita, è un mistero da una parte, ma è la cosa più semplice e naturale dall'altra. Quindi dovremmo imparare a togliere tutti i fronzoli, tutte le cose che ci stanno nell'intorno e viverla come fosse una nascita. In effetti è una nascita in un'altra dimensione. Noi festeggiamo quando nasce un bambino nella materia, ma arriverà ben da qualche parte, quindi di là il suo spirito muore e quando noi lasciamo questo corpo perché non possiamo portarci in una dimensione dove non c'è la materia, un corpo materico. Di conseguenza moriamo qua, se proprio vogliamo dare questo termine, e nasciamo in un'altra dimensione. Ho cercato di lasciare da parte tutte le strutture che ci sono state date. Ho letto anch'io i libri che diceva Adele, però ho cercato proprio di rendere il mio pensiero il più semplice possibile. Quindi semplicemente un cambio di dimensione, un passaggio come viene naturalmente spiegato. Quindi lasciamo qua il corpo fisico e andiamo in un'altra dimensione. Quindi io ho 2 nipotini, il primo che adesso ha 8 anni, ma quando era più piccolo lui mi ha raccontato, perché si ricordava ancora cosa succede prima di nascere, quindi che è stato accompagnato sulla terra e a visitare i suoi genitori, a vedere il luogo in cui sarebbe nato, avrebbe vissuto. Lui ha detto ok, e quindi questo non è uno può dire è una fantasia di un bambino, no, a quell'età non poteva essere spiegare determinate cose così bene. Quindi vuole dire, questa è secondo me la certezza di un bimbo che è ancora ha la purezza dentro di sé. Quindi la certezza che arrivi da qualche parte e quindi andrai sicuramente da quella parte lì. Cioè, più di così, secondo me, è proprio togliere questo senso di paura, e ce n'è veramente tanta. La gente ha paura a morire, a lasciarsi andare,
piuttosto sta nella sofferenza atroce, ma vuole risarcire. E quindi il lavoro grande da fare è questo, secondo me. La paura hanno fondato tutta la farsa pandemica, cioè la paura della morte è un'arma nelle mani di chi ci domina. Certo, per il semplice motivo che basta premere su quell'acceleratore e la gente fa cazzotti davanti agli hub, capito? Dei sieri, perché cioè, è chiaro che se siamo decondizionati e non abbiamo paura, cioè quando qualcuno ci dice no perché devi andare, tu ti fai una risata, cioè gli dici ma vacci tu perché io non ne ho bisogno, capito? Quindi decondizionarsi e far sì che i propri figli siano, perché ovviamente i bambini ci imitano, se noi abbiamo paura della morte, i bambini avranno paura della morte. Ecco perché noi ci rivolgiamo sempre ai genitori. Decondizionarsi è il nostro primo step. Nel momento che noi saremo liberi di queste paure, saremo liberi, in senso lato. Parte sempre dall'adulto. Se vogliamo avere figli liberi, dobbiamo a nostra volta liberarci. Questo è il primo step, io non mi stancherò mai di dirlo. È inutile fare corsi per io te lo dico perché c'è gente che ci contatta, facciamo corsi per i bambini. No, i bambini hanno bisogno solo di adulti consapevoli. È vero, capito? Assolutamente. Ma comunque ci sarebbe anche una cosa molto semplice per sperimentare anche tutto questo, perché parlo da donna, da mamma, e gli uomini ovviamente non possono fare esperienza di questo, ma ogni volta, io ho 3 figli, quindi ogni volta che ho partorito un figlio, per me è stata una morte e una nascita. Quindi anche già da quel momento lì si inizia un grande lavoro di consapevolezza, quindi della mamma rivolto poi al figlio. Ed è ogni figlio un gradino in più di consapevolezza. Questa ovviamente è la mia esperienza, però si parte da lì. Come ho detto prima, la nascita è uno dei più grandi misteri e quindi tutto si può svelare attraverso un parto consapevole. E il fatto di non faccio il figlio solo perché lo fa la mia amica, ma faccio un figlio con coscienza, consapevole di quello che sto facendo, e poi cerco di educarlo. È una parola che non mi piace, comunque per copiarti, Adele, per dare l'esempio nel migliore dei modi, per far crescere un essere nuovo. Io volevo dire una cosa riferendomi a quello che ha detto Antonella. La scienza dello spirito, che sarebbe quella, diciamo, che fa capo anche a Steiner, dice che i bambini ricordano fino agli 8 anni circa la loro vita precedente. Quindi se noi avessimo soltanto, vedi, se fossimo decondizionati, e invece di dirgli ma non dire sciocchezze, ma cosa stai dicendo, ascoltassimo, avremmo un sacco di informazioni di prima mano. Assolutamente, è vero. Cioè, vero, hai capito? Mi ha detto un sacco di cose meravigliose e non le metto assolutamente in dubbio. Perché dipende dagli adulti, perché tu, Antonella, sei una persona che fa dei percorsi e quindi non ridicolizzi il bambino, capito? No. Perché quello si fa. Sì. Libera ha avuto la fortuna di andare, perché lei, avendo una madre che fa nuova pedagogia, è andata alla scuola pubblica. Ovviamente sono una ragazza madre e quindi non potevo, dovevo per forza andare al lavoro, e quindi la scuola pubblica è stata per me un bel esercizio, ok? Perché Anna Libera, insomma, e poi anche gli insegnanti che ho incontrato hanno avuto una bella gatta da pelare con me come madre. Nei consigli dei genitori ero sempre la prima, insomma, potete immaginare. E io mi è piaciuto moltissimo l'ultimo anno delle sue scuole elementari. Lei lo ha fatto dalle suore perché erano le uniche che facevano il tempo pieno, e l'hanno accettata solo in quinta elementare perché erano strapiene, non prendevano tanti bambini. Alla fine ho avuto questa fortuna
E sono stata fortunata perché ho incontrato una suora, Sor Sabrina, che io ringrazierò vita natural durante, perché nonostante lei fosse una suora cattolica, ha portato i bambini a conoscere tutte le religioni. Li ha portati alla moschea, li ha portati li ha portati insomma dove c'è il culto ebraico, li ha portati a conoscere come si chiamano, i buddisti, cioè ha fatto fare a questi bambini un percorso. Allora io penso che un genitore, per esempio, che fa homeschooling, vuole parlare al bambino di tutte le religioni, gli fa fare semplicemente un viaggio e lo porta a vedere la moschea e gli racconta la storia, potremmo dire la favola, no? Riguardo a chi ha fondato quella religione, perché tutti i bambini la capiscono. Ok? E poi uno gli dice, perché ovviamente poi lui ti guarderà bene e cercherà di capire tu a quale appartieni, e poi gli dirai, queste sono cose che si decidono da adulti, quando sarai grande vedrai se c'è qualcosa che ti risuona. Poi ci sono anche persone che non appartengono a nessuna di queste religioni, ma semplicemente hanno un sentimento spirituale. Ecco, io farei quello che ho fatto io. Io sono un'insegnante di yoga, quindi mia figlia sentiva parlare di reincarnazione, e poi andava agli scout e mi diceva: mamma, ma io ho parlato con Don Luigi, ma lui non ci crede nella reincarnazione. Aspetta un attimo, allora i cattolici non ci credono, quindi non gliene parlare perché lui si turba molto, capito? Devo pure darle delle indicazioni, però, capito, la cosa migliore, a parte essere molto sinceri, è far conoscere tutto, non nascondere nulla, prospettare loro tutte le sfaccettature delle religioni e poi dire, che ne so, la puoi fondare pure tu una religione se vuoi, da grande, se questo è il tuo scopo, che ne sappiamo, capito? Cioè farla vedere è una cosa così ampia e che ci sia del libero arbitrio, ovviamente. Però per me, se posso dire una cosa in aggiunta, e quello è molto vero, però la più grande religione è la natura, quindi portarli in mezzo alla natura e spiegargli, o lasciarli anche lì e spiegargli tutti i processi che avvengono, e che ne so, dal classico esempio dell'albero che perde le foglie in autunno e poi d'inverno sembra morto, quindi anche qui c'è la rinascita, la morte con la rinascita, e poi in primavera, eccetera, il processo che avviene, ma la natura è secondo me il nostro primo libro su cui i bimbi poi dovrebbero imparare. È ovvio che vivendo nelle città, nelle grandi città, diventa difficile, però secondo me la natura può spiegare tantissime cose. Poi ovviamente hanno bisogno di stare con gli altri e di capire altre cose crescendo, ma finché sono piccoli. Vai Giuseppe. Il problema è che se non c'è un grande risveglio delle coscienze, no? Che poi c'è stato in parte dal 2020 in poi, diventano tutti temi, no? Che possono percorrere solo persone come noi che si interrogano ogni giorno, no? Ma torniamo a quelle famose domande che ci facciamo, di cui ogni tanto parliamo io e te, Adele, ma ne abbiamo parlato anche insieme a Antonella. E per dirvi, per esempio, tu parli di natura, no? Quando parli di natura mi viene in mente che a Napoli abbiamo dei ragazzi che abitano a 2 chilometri dal mare e non hanno mai visto il mare, no? Per dirti. E allora, secondo me, io poi torno sempre alla stessa cosa, cioè noi siamo chiamati anche a fare un risveglio delle persone rispetto alle istituzioni che abbiamo, perché comunque molto è dovuto anche da ciò che ci viene calato dall'alto. E noi forse rappresentiamo ciò che sta crescendo dal basso in maniera anche naturale, insomma, volevo solo dire questa cosa qui. Allora, guarda, calcola che nella nuova pedagogia la spiritualità è una delle parole chiave. Quindi facciamo tutte attività di tipo olistico. Quindi spieghiamo ai bambini che cosa sono i chakra, facciamo yoga, quindi respirazione. Queste sono tutte materie, attività direi fondamentali della nuova pedagogia. Poi, chiaramente, se un bambino, perché noi non abbiamo dei curriculum preformati,
noi ci basiamo sulle domande che ci vengono fatte. Quindi se un bambino un giorno viene e ci dice ma perché mamma mi porta in chiesa, il prete dice questo, eccetera, allora noi siamo pronti a rispondere, dando comunque e specificandolo ogni volta, io la penso così, che non è, capito, un dogma. La maestra la pensa in questa maniera, la mamma la pensa in questa maniera, però il mondo è vario e ci sono tanti modi di vedere le cose. Quindi diciamo il bello delle scuole di nuova pedagogia è che sono intrise di spiritualità. Non a caso tra i nostri pionieri fondanti c'è appunto Steiner, c'è la Montessori che parlava di educazione cosmica. Pensa un po', la prima lezione della prima elementare delle scuole montessoriane era la grande lezione, veniva chiamata, in cui si faceva vedere il sistema solare e si raccontava la genesi del mondo. Quindi prima lezione del primo giorno. Capisci che i punti di vista sono completamente ribaltati rispetto a quella che invece viene insegnata nella scuola tradizionale, che ti insegna un solo punto di vista religioso. Ecco, questa è la differenza. Ovviamente andando nelle scuole pubbliche c'era il discorso che tutti facevano così. E quindi sono andate anche a catechismo, eccetera, pur vedendo che io e mio marito facevamo meditazione, quindi a volte venivano anche loro senza nessun obbligo. Facevamo delle meditazioni nel bosco, quindi hanno visto varie parti e hanno conosciuto. Ovviamente dovevano rapportarsi con i loro compagni, con gli altri. Quindi c'è chi ha scelto di fare ad esempio la prima comunione, chi invece ha scelto di non fare la cresima, non fare più niente. E adesso sono molto liberi, diciamo. Conoscono tutte le cose, non sono praticanti nessuno, conoscono tutto e cercano di vivere anche loro con consapevolezza, ecco. Cercando di fare un lavoro interiore alla fine, con tutti i problemi che ci possono essere oggi di lavoro, di società, di amicizia, però insomma ho cercato di dargli delle visioni diverse rispetto alla normalità. Io consiglio ai nostri spettatori di vedere un film, adesso hanno fatto anche un seguito di questo film, che è No Solar, è un film brasiliano, scritto secondo gli scritti di Chico Xavier, che è stato un famosissimo contattista, non contattista, scusate, un chiaroveggente brasiliano, ha scritto centinaia di libri. Tantissimi libri. Sì, tantissimi dettati da questa entità che lui sentiva, e questo film No Solar io ve lo consiglio tantissimo perché io lo trovo tranquillizzante, perché fa vedere l'aldilà, come si arriva all'aldilà. Quindi è un film che nei nostri percorsi, per esempio, l'abbiamo proprio come materia di studio, perché all'interno di Scuola Agire c'è proprio il laboratorio di risveglio dove spieghiamo tutto il passaggio, tutti i passaggi della morte, e facciamo vedere questo film che è molto istruttivo. Il secondo non mi è piaciuto. Non l'ho visto, io ho visto solo il primo, ma io lo consiglio tantissimo. Il secondo ancora non l'ho visto. Io volevo essere ridondante con un concetto, cioè io non mi preoccupo del percorso che sta facendo mio figlio, mi preoccupo del mio percorso. Ultimamente sto lavorando tantissimo con la Divina Commedia, no? Stiamo facendo questo spettacolo che sta girando l'Italia, che si chiama La ribelle commedia con Maria Castronovo, che ha scritto 4 libri sulla Divina Commedia, 4 libri ribelli, una visione completamente ribelle, e questa visione che ci arriva, no? L'inferno, i diavoli, ecco, vediamoli se vengono visti come effettivamente sono, cioè metafore, capito? E sono stati invece presi e cavalcati dalla Chiesa, nonostante che Dante non fosse così legato alla Chiesa. Dante era un templare, quindi aveva una visione completamente diversa dalla Chiesa cattolica, anzi aveva messo Bonifacio VIII all'inferno. Quindi voglio dire,
ci sono delle letture, dei testi che vengono presi e manipolati. Infatti i ragazzi odiano la Divina Commedia perché quello che gli viene portato non è la realtà. Quando poi attraverso per esempio il nostro spettacolo hanno una lettura completamente diversa, io conosco tantissime persone che si sono rimesse a leggerla proprio per trovare il messaggio nascosto di ribellione che ci aveva dato Dante, che ha dovuto nascondere perché altrimenti faceva la fine di Giordano Bruno. Vai, Antonella, vai tu, vai, è passato il discorso. No, io volevo solo dire che dovremmo prendere i messaggi che Cristo ci ha lasciato, al di là di qualsiasi tipo di religione, perché quello è la cosa. Anche solo ama te stesso, prima di tutto, chi ci insegna ad amare noi stessi? Noi stessi. Siamo sempre rivolti verso l'altro, quindi dobbiamo amare il figlio, dobbiamo amare il marito, e dobbiamo amare la mamma, eccetera. E noi stessi? Quindi anche solo le cose basi, principali dei messaggi e ce ne ha lasciati tanti. Poi sono stati presi, camuffati, eccetera, come tutte le cose. Ai canti di Hildegarda. Io quelli li sento tantissimo quando mi voglio concentrare. Quella è una cioè alza proprio la nostra anima a una vibrazione altissima. Sì. Capito? Quindi non c'è niente di giusto, cioè c'è il male e il bene in tutto, dipende dal grado di manipolazione. Hildegarda è stata una grande ribelle. E dal grado nostro anche di apertura e di cercare di capire le cose, quelle che vanno bene per noi, non per gli altri, per noi. Che il lavoro principale comunque è sempre su noi stessi e basta. Sì. Noi non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo cambiare noi stessi. Quindi qui arriva lo svuota cantine. A volte siamo legati a cose inutili, non ce ne riusciamo a togliere, e questo poi è un boomerang, insomma, rispetto a un percorso spirituale. E quindi soprattutto quando siamo in procinto della morte, comunque lasciare tutti i rami secchi, tagliare, lasciare tutto, tanto non ci portiamo niente di materiale. Ma infatti su questo mi è venuta una sorta, ma non è proprio una metafora, però a livello sistemico noi stiamo vivendo questo periodo qua, cioè nel senso che noi stiamo in un sistema mondo che sta morendo, alcuni di noi lo vedono praticamente, altri no, ma sta benissimo, no, questa è la cosa. Noi ci stiamo rendendo conto che comunque il sistema che abbiamo, insomma, percorso anni fa è prossimo ai suoi giorni di fine, insomma, e lo vediamo, cioè ci stiamo preparando al funerale, tra virgolette, stiamo gioiendo di una rinascita, perché poi stiamo anche gioiendo di questo, e c'è gente invece che non lo vuole vedere, secondo me poi, come dice anche a volte Adele, il sistema muore quando tutti quanti vedono, no? Insomma, quello che sta accadendo. Comunque c'è una speciazione in atto. Sì, una parte di umanità che sta andando in una direzione, una parte che sta andando in un'altra, senza giudizio. È molto netta questa cosa. Sì, c'è proprio una speciazione in atto, quindi quelli là che non vogliono vedere, va bene così, è come se si fossero due mondi contemporaneamente, chi lo vede in un modo, chi lo vede in un altro. Nessuno è giusto, nessuno è sbagliato, ma ognuno stia nel mondo suo, perché se poi mi dicono che devo andare nel mondo che non mi appartiene, lì mi arrabbio. No. Vabbè, il primo sistema che sta cambiando è quello culturale, cioè nel senso che da un lato c'era la voglia attraverso la cancel culture di spingere insomma l'intera società al mondo verso un impoverimento, una perdita delle radici, perdere tutto ciò di cui abbiamo anche discusso stasera. E invece poi questo ha scatenato proprio quello che dicevamo prima, no? Delle persone poi si sono attivate nel partire dalla base, dalla terra, insomma, dalla natura, e quindi poi sono nati percorsi come quello della Libera Università di Nuova Pedagogia di Adele, ma percorsi non così grandi, ma comunque intensi come quello di Antonella, e altri percorsi, eccetera. Ma la fine del sistema sta avvenendo anche a livello economico, perché questo sistema era stato costruito su una serie di truffe, no? Che c'era una finzione giuridica che era quella degli stati, che in effetti poi alla fine abbiamo scoperto che non esistono, ma sono soltanto delle corporation legate, insomma, a macro sistemi, e quindi già la scoperta di questa, sta creando
quel meccanismo di cui parlavi tu, cioè una serie di persone si stanno scostando da questa finzione sociale, insomma, e pian piano forse avverrà che comunque dietro al carro del morto verranno anche loro, insomma, e i primi passi saranno il passaggio comunque, un ritorno a un quasi gold standard, cioè nel senso che la moneta sarà rifondata sull'oro e come si chiama, su asset reali, che possono essere comunque anche le terre rare, eccetera. E questo sta dando anche comunque nuova vita a paesi che comunque fino a qualche anno fa venivano considerati come paesi del sud del mondo, poveri, eccetera, ma anche perché poi se andiamo a vedere chi è che ha le materie prime, chi è che ha le popolazioni per lavorarle, tutta una serie di cose, cioè noi abbiamo soltanto mangiatori seriali che praticamente... come dice Schwab, il caro Schwab, i mangiatori inutili, c'ha ragione Schwab, che basta descrivere un giorno di riunioni a Davos. Calcolate che gli autisti devono tenere le macchine sempre accese, devono farci fare a noi la green policy, perché devono poter partire in qualsiasi momento. Riscaldamento degli alberghi da una settimana prima che vengono aperti. Cioè, ci sono degli sprechi assurdi e lui ci viene a fare la lezione a noi. Ciao caro. Parla delle scorregge delle mucche che sono nocive, insomma, no? Hanno intervistato i ristoratori, cosa mangiano? Grilli? Ma che? Bistecche al sangue, eccetera, eccetera. Quindi, no, bistecche massaggiate a 5.000 euro al chilo. Cioè, per Natale ho creato una favola per i miei nipotini. Io ho fatto questa favola, si chiamano Frugolo e Fragola, maschietto, femminuccia, e devono aprire questo scrigno, c'è tutta la storia, e poi lo aprono, lei lo apre, lui l'accompagna con la musica, e in questo scrigno non c'è niente, però la bimba capisce tutto e deve, il re del cielo gli ha dato questo compito, devono andare sulla terra, salvare la terra. La domanda dietro è: ma da chi devono salvare la terra? Dalla stupidità. Secondo me è questo, perché sono tutte quello che avete detto, sono tutte cose veramente assurde e stupide. Quindi la terra deve essere salvata dalla stupidità. Verissimo, verissimo, sottoscrivo. C'è quello che ognuno crede che ci possa essere. Quindi se io credo nel paradiso, ci sarà il paradiso. Credo nell'inferno, ci sarà quello. Quindi la preparazione è tutta, deve avvenire prima. Quindi liberarmi, non lasciare niente in sospeso, perché questi pesi poi di là abbiamo una visione molto amplificata e di conseguenza è più faticoso. Se invece il lavoro viene fatto prima, quando abbiamo ancora un corpo, è tutto molto più semplice. Quindi quello che c'è di là è quello che ognuno di noi crede ci possa essere. Secondo me sarà scioccante quando, attraversando il velo, vedremo che è tutto uguale. Cioè l'inferno, se viviamo nell'inferno, là siamo nell'inferno. Siamo nel nostro paradiso interiore e là c'è il paradiso. Perché dentro di noi siamo noi creatori, sia dell'inferno sia del paradiso, sia qua che là. Quindi cominciamo a crearlo qua, perché quando lo creiamo qua ce lo portiamo pure là. Ecco, detto proprio in due parole. Noi abbiamo un portale che, infatti questa domanda l'ho fatta anche Tonella qualche mese fa, insomma, no? Abbiamo un portale che sono i sogni, cioè noi spesso nei sogni ci troviamo comunque a confrontarci con persone che non ci sono più, ma forse perché il momento che il nostro cervello si libera, no, è decondizionato da certi meccanismi che ci hanno proprio inculcato proprio dai primi mesi della nostra nascita, e quindi poi in questa libertà noi riusciamo comunque a viaggiare tra i vari livelli, le varie dimensioni. Posso leggere 3 righe del nuovo libro che spiega che cosa... Facci vedere la copertina. Facci vedere la copertina e poi dici dove si trova, chi è l'editore. L'editore li ho fatti in autopubblicazione, quindi è You Can Print. Questo è il secondo e questo qua è il primo. Ricordati di me, Viaggio verso l'ignoto, e l'altro Ricordati di me, Storie di chi non c'è più.
Bello. E comunque sono tutte storie. Vabbè, dopo metteremo tutto in descrizione sotto, quindi senza problemi. Ok. Ma come primo del secondo libro, come è arrivato questo filosofo, un filosofo francese, si chiama Pierre, e lui spiega molto bene questo vabbè, ve lo leggo che faccio prima. Vai. Allora, che cos'è l'arte? È il linguaggio attraverso cui Dio ci permette di sognare. Ma allora cos'è il sogno? Vi starete chiedendo. È forse l'arte con cui Dio manifesta la creazione in un continuum senza fine? Dio ha sognato la manifestazione della materia e da grande artista qual è, ha creato la vita manifesta e immanifesta, dove l'uomo in questo continuo andare e venire diventa consapevole di se stesso e sognando genera a sua volta altri mondi visibili e invisibili, dove la sua anima nella sua evanescente risonanza trova se stessa. Che bello, brava. Quindi è questo, quindi è tutto un sogno, è tutto un andare, un venire, quello in cui io credo. Se posso, anch'io vorrei chiudere con una poesia che si trova all'interno del libro scritto dai bambini sulla morte. La poesia, allora, il libro è diviso in due parti. Tutta la prima parte sono tutti i disegni e i pensieri dei bambini quando abbiamo fatto il laboratorio sulla morte. La seconda parte, cioè l'appendice, sono le esperienze delle operatrici che hanno fatto questo laboratorio con i bambini. Ma per dividere le due, abbiamo una delle nostre operatrici ci ha proposto questa meravigliosa poesia di Emily Dickinson, con la quale penso sarebbe bene chiudere. Chi è amato non conosce morte, perché l'amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. Chi ama non conosce morte, perché l'amore fa rinascere la vita nella divinità. La volevo mettere io una cosa. Ah, no, volevo soltanto dire che il mio libro, cioè questo libro, si trova non in libreria, non potete ordinarlo, potete solo chiederlo alla Libera Università e dirò a Giuseppe di mettere qui sull'indirizzo la mail in modo che chi è interessato possa richiederlo. La metto così perché questo YouTube rompe le palle su ogni cosa, lui il copyright, si vede? Ah, no. C'è Troisi. Non me lo segno. Ricordati che devi morire. Non me lo segno, non me lo segno, non vi preoccupate. Vediamo per i saluti in retroscena.